Genesi 35. Dio disse a Giacobbe: levati, sali a Bet-El, che vuol dire casa di El, e risiedi là. Costruisci in quel luogo un altare al Dio che ti è apparso quando fuggivi dalla presenza di Esaù. Come fa Dio a dire costruisci un altare a quel Dio che ti è apparso? Ma c'è qualcosa di più insensato? Non è insensato. È che in ebraico c'è scritto che Elohim, plurale, cioè il gruppo degli Elohim, ha detto a Giacobbe: tu devi costruire un altare, e poi c'è il termine singolare, a quel El che ti è apparso mentre fuggivi. Cioè a quello di noi che ti si è presentato devi costruire un altare. È chiarissimo. È chiarissimo. Basta leggerlo. Tra l'altro che ti è apparso, e qui il verbo ebraico non significa, non c'è apparso. Il verbo ebraico è nella forma nifal, cioè passiva riflessiva, che vuol dire che ti si è fatto vedere. Quando voi non vedete un amico da 2 anni, gli dite: quant'è che non mi appari? Gli dite: quant'è che non ti fai vedere? Ecco, in ebraico è uguale, uguale. All'inizio ognuno aveva il suo, ma questo dalla Bibbia è evidentissimo. Tant'è che in questa cosa qui del rapporto con lui, quindi con quel El che gli è apparso, Giacobbe dice: se questo Elohim sarà con me e mi custodirà in questo viaggio che sto facendo, e mi darà pane per mangiare e vesti per vestire, e se ritornerò in pace alla casa di mio padre, allora lui sarà il mio Elohim, altrimenti no. Cioè, se questo dimostra di essere in grado di aiutarmi, bene, altrimenti col cavolo. Mi rivolgo a un altro. Volendo essere buono, ho elencato 23 Elohim diversi. Inequivocabilmente diversi. Poi quando leggerete la Bibbia scoprirete che sono decine, sono pure chiamati per nome. Questo qui, di questo qui si chiama Camosh, quello di questo qui si chiama Milcom, quello dei Sidoniti si chiama Asherah, ce n'è un altro che si chiama Dagon. Sono scritti, ci sono i nomi nella Bibbia. Questi qui, oltre a chiamarsi così, avevano anche degli epiteti. Per esempio uno era chiamato Baal Peor. Baal Peor significa signore della esposizione degli organi sessuali. E voi nella Bibbia leggerete che lui praticava sesso e faceva praticare sesso ai suoi, che era quello di questi qui. Tant'è che spesso questi qui mollavano Yahweh e andavano da quello là. Fare l'amore è meglio che fare la guerra. Siccome Yahweh nel libro dell'Esodo è definito ed è tradotto così, lo trovate tradotto così nelle Bibbie che avete in casa, Ish Milchama, cioè uomo di guerra, lui faceva solo quello. Ish vuol dire individuo maschio, Milchama, di guerra, faceva solo quello. Allora ogni tanto loro andavano da quelli là. Baal Peor quindi era un Elohim avversario di Yahweh. Quando la teologia si è impossessata del tutto e ha trasformato Yahweh nel Dio spirituale, ovviamente in quel mondo lì, nel mondo della trascendenza, ha creato anche gli antagonisti di Dio, no? Cioè i diavoli. Baal Peor, in greco è stato traslitterato in Baal Fegor e poi è diventato Bel Fagor. Quindi il nome Bel Fagor non è altro che la trasposizione di un epiteto di questo qui. Baal Peor è diventato Bel Fagor, cioè totalmente inventato. Baal Zavuv, signore delle mosche, è diventato Belzebù. Cioè, hanno veramente preso e inventato tutto. Cioè, ricostruito di là ciò che qui era concreto, reale. E pensate che questi qui andavano tutti sterminati, ma questi qui erano figli del fratello gemello di Giacobbe. Del fratello gemello. Quindi il fratello gemello di Giacobbe, esattamente come Nahor non era gemello, ma il fratello di Abramo, era talmente scemo che questi qui si rivolgevano ai loro Elohim, cioè ai mucchietti di pietre, e non sapevano che Giacobbe invece si rivolgeva a uno che invece parlava, cioè uno che esisteva veramente. Ma anche qui, quanto tempo ci vuole per spiegare e dire: la vedi la differenza tra il mio che è qui, e se vuoi ti parla, e il tuo mucchietto di pietre? La Bibbia ci racconta questa roba qui, ed è di una semplicità estrema, che comprendiamo anche noi che non siamo sapienti. E che non essendo sapienti non abbiamo neanche bisogno di usare le parole dei sapienti. E quindi facciamo la netta distinzione non tra monoteisti, enoteisti, no, tra uno intelligente e uno scemo, se le cose stanno così, ma le cose non stavano così. Questo qui ne aveva uno e questo qui ne aveva almeno un altro, e questo qui ne aveva un altro, questo qui ne aveva uno e questo qui ne aveva un altro. Erano decine. E adesso andiamo a vedere poi anche che cosa dicevano i primi cristiani.
e parliamo di cristiani. Andiamo a vedere che cosa diceva uno dei padri della Chiesa, fatto addirittura santo. Una delle cose curiose è che quando si parla della molteplicità di questi individui, che quindi vengono identificati con un termine plurale che è Elohim e che ha il singolare in El oppure Eloah, allora ci viene detto che il plurale viene usato per indicare la astrazione, cioè viene definito plurale di intensità, plurale di astrazione, perché? Perché siccome deve identificare l'unico Dio, perché altrimenti cade tutto, allora bisogna giustificare il plurale e questo plurale quindi assume queste valenze, che sono queste tutte regole grammaticali che non è che hanno scritto gli antichi, le hanno scritte i moderni, analizzando a posteriori quel testo e dovendolo interpretare ovviamente in funzione monoteistica, in funzione teologica monoteistica. Ora, la Bibbia non parla di Dio, cioè nella Bibbia non c'è il teismo, il che, attenzione, non significa che Dio non esiste, io non lo so se Dio esiste o non esiste. Questo riguarda la vostra fede personale, ognuno deve pensare ciò che vuole, ma la Bibbia non parla di Dio, per cui i teologi non dovrebbero occuparsi della Bibbia, su questo non ci sono dubbi, i teologi si devono occupare di teologia, cioè dell'idea che loro stessi elaborano di Dio, degli attributi che loro stessi elaborano su quel Dio e poi lo discutano per secoli. Benissimo, fantastico, è il lavoro della teologia. L'importante è che non si occupi di Bibbia, così come è bene che non si occupa di Iliade e Odissea, perché se noi applicassimo le categorie esegetiche che applicano la Bibbia, le applicassimo all'Iliade e all'Odissea, noi costruiremmo il monoteismo omerico. Basta prendere le stesse categorie esegetiche, applicarle all'Iliade e all'Odissea e vi garantisco che viene fuori il monoteismo omerico. Però ci sono dei passi dove la pluralità degli Elohim, lì non la può nascondere nessuno. Ce ne sono diversi, ne prendiamo uno, che è il Salmo 82, dove si parla di un'assemblea degli Elohim. Ora, se Elohim vuol dire Dio, è difficile che Dio faccia un'assemblea con se stesso, no? Anche perché c'è scritto che chi presiede l'assemblea è molto arrabbiato con gli Elohim, cioè con i partecipanti all'assemblea, perché questi non governano come dovrebbero. Quindi li redarguisce duramente e poi a un certo punto dice sì, è vero, voi siete Elohim, ma voi, Temutun, voi morite come tutti gli Adam. È vero che siete Elohim, ma non illudetevi, ricordate che voi crepate come i vostri sottoposti, c'è nessuna differenza. Leggetelo nelle traduzioni che avete in casa. Allora qui, siccome si parla di un'assemblea, siccome si dice che muoiono, allora anche i più irriducibili dei sostenitori della dottrina devono dire no, qui non può voler dire Dio. E allora dicono qui vuol dire giudici. Tutto dove mi fa comodo dico che vuol dire Dio. Dove non mi fa più comodo dico che vuol dire un'altra cosa. Bene, allora c'è il Salmo 82 dove si dice Elohim vuol dire giudici. Dunque c'è il Salmo 2. C'è qualcuno che legge l'ebraico? No, peccato. Nel Salmo 82 è sempre usato il termine Elohim e nessun altro termine. Nel Salmo 2, dove si parla dei giudici, vengono utilizzati tutti i termini che in ebraico vengono appunto impiegati per definire i giudici, quindi Rosnim, Malché, Shoftim, Malkim, ma mai viene usato il termine Elohim. Dove si parla di Elohim si usa il termine Elohim, dove si parla di giudici si usano i termini usati per parlare di giudici e non si usa il termine Elohim. Quindi è la Bibbia che li smentisce, non io. E vi dicevo prima che, per esempio, là dove c'è scritto devi costruire un altare a quell'Elohim, a quell'El che ti è apparso, in ebraico non c'è il termine apparso, ma che ti si è fatto vedere. Qui abbiamo sempre la Bibbia ebraica, sempre nel libro dei giudici, si parla di Gedeone che incontra uno dei Malachim, che è il termine che viene utilizzato poi tradotto in greco con angeloi e quindi in italiano con angeli, e il significato originario è angelos, è proprio quello che porta dei messaggi, no? Cioè un portatore di messaggi, un portatore di ordini, quindi il significato è giusto. Il problema è ciò che poi è stato attribuito e costruito sulle figure degli angeli. Allora qui si dice insomma che a un certo punto Gedeone, insomma questi qui parlano, poi fanno delle cose eccetera eccetera eccetera, e poi nelle Bibbie c'è scritto che finito tutto questo, e lo trovate in tutte le Bibbie
compresa questa di famiglia cristiana, c'è scritto: l'angelo scomparve agli occhi di Gedeone, l'angelo disparve agli occhi di Gedeone, l'angelo sparì dagli occhi di Gedeone. In ebraico c'è scritto: se ne andò camminando. Se ci fosse un ebreo ci direbbe cosa vuol dire halach. Non è interpretazione, è ciò che c'è scritto. Se ne andò camminando. Ma siccome secondo la teologia gli angeli sono quella roba lì che è stata inventata, anche qui, attenzione, io non dico che non esistono gli angeli, non lo so, non me ne occupo, io dei mondi spirituali non so nulla. Quelli biblici non sono quella roba lì, ecco, tanto per intenderci. Quelli biblici mangiano, camminano, si sporcano, possono essere aggrediti, possono anche essere uccisi. Ed erano pericolosissimi. Tant'è che anche qui a Gedeone la prima cosa che viene detto: stai tranquillo, questa volta non morirai. Perché il rischio quando si incontrava uno di quelli era di morire. Tant'è che Gedeone esprime un pochettino la sua paura, ma gli dico: stai tranquillo, non muori, stavolta ti è andata bene. Allora se ne va camminando. Quando Daniele incontra Gabriele, lo vede arrivare e dice: Daniele, vidi arrivare un Ish Milchamah. Ish vuol dire individuo maschio. Quindi arriva un uomo, un maschio. E in tutte le Bibbie c'è scritto: arrivò volando leggermente. In ebraico c'è il verbo yaf. Questo qui è un dizionario di etimologia ebraica, dove viene citato esattamente quel versetto lì, cioè di Gabriele che arriva da Daniele. Utterly weary? Pesantemente stanco. Cioè nelle Bibbie c'è scritto arrivò volando con leggerezza, in ebraico c'è scritto che arrivò che era stanchissimo. Ma non è traduzione mia, è nei dizionari. Questo qui è un dizionario di etimologia inglese. Il dizionario italiano è essere stanco, stancarsi. Vi ho detto prima che ci saranno tutta una serie di parole che scompariranno. Per esempio in Genesi 17, e questa è la Bibbia di Gerusalemme, che se volete leggere una Bibbia che ha un apparato di note molto interessante, prendetevi quella, che è la Bibbia della esegesi domenicana, è called Étude biblique di Gerusalemme, è fondata insomma metà dell'Ottocento, eccetera. E quindi è una Bibbia dove ci sono scritte un sacco di cose molto, molto illuminanti. Allora, in Genesi 17 c'è scritto: quando Abramo ebbe 99 anni, Yahweh gli apparve e gli disse: io sono Dio l'Onnipotente. In qualche Bibbia c'è scritto: io sono El Shaddai, nel senso che lasciano il termine ebraico. Perché sono corretti. Perché sono corretti? Perché nella nota c'è scritto che la traduzione onnipotente è inesatta. Il senso è incerto, si è proposto Dio della montagna, ma sarebbe preferibile Dio della steppa. Cioè Yahweh arriva da Abramo e gli dice: io sono il Signore della steppa. Ma lo scrivono qui, non è traduzione di Biglino, è scritto qui, pagina 53 della Bibbia di Gerusalemme, edizione del 2013. Ora io capisco che se un fedele legge io sono Dio della steppa dice: no, momento, però signori, non possiamo inventarci onnipotente visto che onnipotente non c'è. E nella Bibbia c'è 91 volte. E sanno che non vuol dire onnipotente e lo traducono sempre con onnipotente. Lo sanno e lo scrivono. Perché siccome la Bibbia deve parlare di Dio e Dio deve essere per forza onnipotente da qualche parte ce lo dobbiamo pure infilare, no? E quindi lo infiliamo anche dove non c'è. Dove sappiamo che non c'è e diciamo che sappiamo che non c'è. Nella Bibbia trovate un sacco di volte il termine eternità. Un sacco di volte. Tant'è che addirittura Yahweh, il termine Yahweh, che non si sa come tradurre, quindi sarebbe bene non tradurre, spesso viene reso nella Bibbia con l'Eterno. Bene, il termine che indica eternità nella Bibbia in ebraico è Olam. E tutte le volte che in ebraico c'è Olam, in italiano, inglese, tedesco, trovate eternità. Termine Olam. Questo è il dizionario di ebraico-aramaico biblici della Società Biblica Britannica, versione italiana. Cosa c'è scritto qui? Non tradurre con eternità, si tratta di un tempo molto lungo. Grazie. Non tradurre con eternità. È scritto nei dizionari. Come lo trovate tradotto? Eternità. Allora, se sappiamo, e lo scriviamo nei dizionari, che non vuol dire eternità, la vogliamo smettere di tradurre con eternità? Vogliamo togliere eternità dalla Bibbia per l'eternità? Perché non c'è. E lo sanno che non c'è. Lo sanno. Il verbo bara, che viene tradotto con creare, in realtà nella Bibbia non significa mai creare, meno che mai creare dal nulla. Ma leggete ciò che dicono i teologi, leggete ciò che dicono i rabbini, se volete ve lo leggo. Il racconto della creazione nella Bibbia
docente di studi biblici al seminario giudaico americano e all'Università di Tel Aviv, quindi rabbino ebreo, dice non è altro che il racconto di una serie di suddivisioni per mettere ordine. Il concetto di creare dal nulla in ebraico non c'è. Bara non significa creare dal nulla. Allora, non significa creare. Non c'è il termine onnipotente, non c'è il termine eternità. Ma di che cosa stiamo parlando? E che non ci sia l'eternità, ma leggete gli studi della teologa Ellen Van Bolden dell'Università di Nijmegen. Ha scritto addirittura degli articoli sul Telegraph dicendo ma non c'è la creazione nella Bibbia, non c'è. Ma siccome la Bibbia deve parlare di Dio, ci deve essere eternità, ci deve essere onnipotente, ci deve essere la creazione. Siccome deve parlare di Dio, ma siccome non parla di Dio, non ci sono né l'uno né l'altro né l'altro, punto. Noi siamo tenuti, diciamo, sotto controllo con due concetti fondamentali. Uno è il concetto del peccato, no? Noi siamo peccatori, nasciamo macchiati dal peccato e quindi abbiamo bisogno di intermediari che ci portino ad una riconciliazione con il nostro Padre. E gli intermediari ovviamente sono quelli che detengono il controllo della religione. Perché? Perché nella Bibbia c'è il peccato originale, Bibbia di Gerusalemme. Sapete, il peccato originale sarebbe la disubbidienza di Adamo ed Eva agli ordini di Dio. E per questa disubbidienza vengono cacciati. Tra l'altro mi fa un po' sorridere questo aspetto perché si dice ma Dio ci lascia liberi di decidere. Ma porca miseria, la prima decisione autonoma che hanno preso gli ha fatto un culo così. Cioè se io ti dico tu fai pure quello che vuoi, ma se non fai quello che ti dico io ti faccio un fondello così, questa è libertà, ma uno che mi dice così gli dico tu non mi stai lasciando libero, mi spiace. Libero vuol dire libero. Non che se non faccio quello che vuoi tu vengo punito, questa non è libertà. Questo lo fanno tutti i dittatori del mondo. Tutti i dittatori del mondo fanno così, no? Tra l'altro lui, che diceva sempre uccideteli tutti, questi qui, tutti ebrei, tutti ebrei. È o non è il primo grande, storicamente documentato antisemita della storia? Lui, non semita, usava una famiglia di semiti per sterminare altre famiglie di semiti. Se è vero ciò che c'è scritto nella Bibbia. Io dico sempre, facciamo finta che ciò che c'è scritto nella Bibbia sia vero. Perché intanto non abbiamo nessuna certezza del fatto che sia vero ciò che c'è scritto lì. Però siccome abbiamo quello, almeno facciamo finta che sia vero. Perché se partiamo dal presupposto che non è vero, allora buttiamo via tutto. Nel senso che buttiamo via la Bibbia con tutto ciò che c'è stato costruito sopra. L'unica opzione che abbiamo è facciamo finta che sia vero, ma se facciamo finta che sia vero ciò che c'è scritto è questo, non altro. E vi sto leggendo le Bibbie che avete in casa. Allora, peccato originale, nota Bibbia di Gerusalemme. Qui non si tratta di un castigo per l'uomo a motivo di una colpa già commessa, ma di una misura preventiva. E questo, quando leggerete la Bibbia, lo capirete bene. Perché quando Eva fa quella roba che non doveva fare, cioè fa un figlio con uno di loro e questo figlio si chiama Caino, questo lo si trova anche nella letteratura ebraica extrabiblica, cioè Eva ha fatto un figlio con uno di loro e questi quindi diventano poi autosufficienti dal punto di vista della riproduzione, cosa che non doveva avvenire, gli Elohim dicono adesso l'Adamo leggetelo nella Bibbia che avete in casa, adesso l'Adamo è diventato come uno di noi. Cioè non lo diventerà, attenzione, è diventato come uno di noi, leggetelo attentamente. E quindi adesso l'importante è che non abbia accesso alle pratiche dell'albero della vita, perché altrimenti questo diventa troppo pericoloso. Cioè Dio ha paura dell'Adam e lo allontana, misura preventiva, perché temeva che l'uomo potesse diventare più pericoloso di lui. Quindi non bisogna cercare qui tutto ciò che vi è stato letto in seguito, sia che si tratti di riletture bibliche, per esempio quella di Paolo, che è quello che per primo ha inventato la balla del peccato originale, o delle formulazioni dogmatiche della Chiesa. Non bisogna cercare qui ciò che non c'è, perché il peccato originale non c'è. Noi non nasciamo macchiati da niente, e lo sanno tutti che non c'è.